La seconda luce di Hanukkah nasce oggi da quella che è la grande tenebra, la grande ferita del popolo ebraico e la grande lezione che Israele dà è il modo con il quale Israele ha reagito. Reagisce a una grande ferita, una grande tenebra che ad esempio è quella della Shoah, ma quella della Shoah è soltanto il punto di arrivo di una storia di oppressioni e di qualsiasi forma di ingiustizia che una minoranza può subire da una maggioranza. E quindi parliamo di espulsioni, parliamo di ingiustizie, parliamo di isolamenti, di ghettizzazioni, di pogrom. Non viene nominato quasi mai la grande cacciata degli ebrei dai paesi islamici nella metà del Novecento, luoghi dove gli ebrei vivevano da centinaia e centinaia, se non anche migliaia di anni. Come allora Israele reagisce a questo? Una delle prime cose che possiamo vedere è appunto che Israele non reagisce diventando e sentendosi vittima. Accoglie la sofferenza, accoglie il dolore, accoglie la ferita, ma ha un estremo pudore anche a raccontare questo grande dramma. Molti di quelli che torneranno da Auschwitz e dai campi di concentramento non racconteranno, se non anni e anni dopo, quello che era successo a loro. L'idea non è quella di capitalizzare. Molti fanno questa accusa a Israele, no? L'Occidente ha dato la terra e uno Stato a Israele come risarcimento e con il senso di colpa di quello che è successo alla Shoah. Questo è uno dei miti che sarebbe interessante andare ad analizzare. E pensate che Israele è tanto interessato a questo racconto che quando noi ricordiamo il giorno della Shoah a gennaio, loro non è che salgono sul carro e allora dicono ecco adesso noi siamo questo e voi ci dovete qualche cosa. Gli ebrei addirittura hanno il loro giorno nel quale fanno la memoria della Shoah, Yom HaShoah, che è invece ad aprile, non è a gennaio. Quindi loro hanno il loro spazio nel quale loro si raccontano quello che gli è successo. Magari il giorno di gennaio, che è il giorno dell'Olocausto, che noi ricordiamo e che non ricordiamo più e che adesso non ricorderemo perché diventa sempre più problematico, quel giorno lì dovrebbe essere il giorno di monito a noi, Occidente, che dobbiamo capire quello che ci è successo per fare a loro quello che abbiamo fatto, noi come Occidente. Quindi c'è questo aspetto da tenere presente. Ma la cosa anche interessante è che Israele non concepisce la vendetta come un valore. La Nekemah, che è la vendetta in ebraico, spetta a Dio, non spetta all'uomo. Noi pensiamo che Israele sia un popolo molto vendicativo perché nella Bibbia, ma non è Israele che si vendica, è sempre Dio che vendica Israele. Quindi la giustizia non sta nelle mani dell'uomo, ma è l'uomo che deve imparare a fidarsi della giustizia di Dio. Quindi lo spazio del diritto umano non è illimitato, è dentro quello che è la legge che il Signore mette. Un'altra cosa che è interessante nel come Israele ha reagito alla Shoah non è quella di creare dei grandi raduni nei quali si fa una catarsi del grande dolore che loro hanno vissuto. Anzi, quello che fanno è proprio una creazione di archivi, una raccolta di documentazioni, una raccolta di testimonianze
E se pensiamo al fatto che l'unica persona che è stata uccisa dallo Stato, se vogliamo, dal popolo ebraico, non come vendetta ma come giustizia, è il processo di Eichmann. Eichmann che non viene smembrato dalla rabbia del popolo, no, viene fatta una lunga, frustrante, noiosa preparazione a un processo che è pubblico, che è stato trasmesso, è stato anche poi dopo è stato studiato, eccetera. Cioè Israele agisce nella legalità, agisce con quello che è appunto la reazione più fredda. E questo è una delle cose sorprendenti, perché è una società che accetta di aspettare, è una società che aspetta questa forma di risposta alla violenza. Quindi Israele non vuole educare la propria società nel dire odiate chi ci ha fatto questo, ricordate per colpirli, che cerca di trasmettere da generazione in generazione un rancore, perché il rancore, l'odio diventa un elemento che distrugge l'anima della società. E Israele non accetta di fare questo, non accetta di essere vittima, no? E quindi la vittoria del secondo giorno di Hanukkah è un popolo che ha scelto di non diventare ciò che lo ha distrutto o che ha cercato di distruggerlo. Quindi Israele reagisce come? Con la vita, reagisce costruendo, creando uno Stato, creando una società, con lo studio, con la ricerca, con l'arte. Ecco, con questo Israele reagisce. Quindi ecco, dalla grande tenebra della sofferenza nasce invece Israele e nasce questa grande luce, la seconda luce di Hanukkah, che oggi noi ricordiamo.